Ciao a tutti, questa è la mia valigia, il mio zaino, pronti per il mio viaggio a Praga. Come vi ho promesso nell'episodio del podcast di martedì, ho fatto un video per mostrarvi un po' il mio viaggio, che cosa ho fatto, eccetera. Sono partita dall'aeroporto di Bergamo e ho preso un volo molto breve di 1 ora e mezza circa per Praga, la capitale della Repubblica Ceca. Il mio volo purtroppo era in ritardo di più di 1 ora, però ho avuto la possibilità di vedere questo bellissimo tramonto. Durante il volo ho mangiato un panino e ho letto un po'. E poi sono arrivata abbastanza velocemente, il volo è durato solo 1 ora e mezza appunto. E all'arrivo ho preso un Uber, qua ero dentro all'Uber per arrivare in centro. Buongiorno, mi sono svegliata molto tardi, sono le 10:30 e mi sono appena alzata. Il motivo penso che possiate sentirlo, c'è un rumore pazzesco qua, ovviamente siamo in centro alla città, quindi si sentono macchine, siamo davanti alla stazione dei pompieri, quindi se c'è qualche emergenza scatta l'allarme, insomma non ho dormito molto. Quindi questa mattina sono stanca, ho mal di testa e non voglio alzarmi, però ovviamente siamo a Praga, bisogna andare, però inizio la mia giornata molto tardi. Adesso il piano era di andare in una palestra di arrampicata, perché la mia amica sta lavorando, quindi devo aspettare che lei finisca, però come ho detto ho un sacco di scuse per non andare. Che è un peccato, mi sarebbe piaciuto andare, però fa niente, vado magari un altro giorno. E adesso vado in un bar a fare colazione e faccio una passeggiata, aspetto che lei finisca di lavorare e poi vado a prenderla al lavoro. Intanto vi faccio vedere la vista non è una vista, però vi faccio vedere quello che vedo dalla finestra e poi vi porto con me. Allora, questa è la finestra un po' aperta perché fa un caldo pazzesco, tra l'altro, quindi tenerla chiusa non sarebbe stato possibile. E sentite il rumore. Quella è la stazione dei pompieri, stanno facendo dei lavori sulla strada che non riuscite a vedere. E la cosa che ho commentato anche ieri con la mia amica è il fatto che queste finestre non abbiano niente, cioè non c'è nessuna protezione, quindi io potrei anche cadere giù molto facilmente. Che strano che abbiano le finestre così, e comunque siamo abbastanza in alto. La mia amica, come di risposta per scherzare, mi ha detto: vabbè, tanto c'è la stazione dei pompieri lì, vengono subito. Dopo una bella colazione abbondante e un caffè, sono andata in centro a fare una bella passeggiata, mi sono guardata un po' in giro. Devo dire che io sono già stata a Praga una volta, ma più di 10 anni fa, e devo dire che non mi ricordavo assolutamente niente. Io pensavo di ricordarmi qualcosa, però in realtà questa, la piazza principale e la torre con l'orologio, è l'unica cosa che mi ricordavo. Tutto il resto è come se fosse completamente nuovo, nel senso che è come se non l'avessi mai visto prima. E in realtà questa è una cosa molto positiva perché è stato come visitare questa città per la prima volta. La piazza è meravigliosa, c'erano tante persone, ovviamente, come sempre immagino, però non tantissime, non troppe, quindi anche questo era molto piacevole. Poi ho incontrato finalmente la mia amica quando lei ha finito di lavorare e abbiamo bevuto una bella limonata rinfrescante e poi abbiamo continuato a passeggiare in giro, a chiacchierare. Ci siamo prese una piccola torta, queste torte fantastiche, molto carine e buonissime.
Poi alla sera siamo andate in un ristorante asiatico e abbiamo mangiato sushi, che è stato molto buono, prima di recarci in centro di nuovo per fare una crociera sul fiume. La mia amica è stata molto carina, ha organizzato questa crociera, c'erano miliardi di persone, veramente affollato, ma noi per fortuna avevamo già prenotato e ci siamo sedute davanti alla barca e abbiamo guardato insomma tutto intorno. Il fiume era illuminato dalle luci dei lampioni, dalle luci dei ponti e degli edifici. È stata veramente un'esperienza bellissima. Era una situazione molto romantica, devo dire, e veramente interessante guardare la città da un punto di vista diverso, perché di solito è più difficile vedere la città dal centro di un fiume. No, veramente bellissimo, lo consiglio assolutamente. Consiglio di fare questa crociera se capitate a Praga e consiglio di farla anche quando l'abbiamo fatta noi, quindi verso sera, era appena dopo il tramonto, quindi c'era ancora un po' di luce all'inizio e poi appunto è diventato buio, quindi con le luci ha un fascino diverso. Poi il giorno dopo siamo uscite presto a fare colazione con questo piatto molto divertente e interessante e ci siamo recate verso la collina di Praga, di cui vi risparmio il nome, o meglio vi risparmio la mia pronuncia del nome perché è terribile. Abbiamo visto questi uomini, uomo e donna con gli ombrelli, due statue molto divertenti. E appunto quella era la nostra meta, questa collina dove si trova la cosiddetta Tour Eiffel ceca. Quindi si può vedere già dal centro della città e è una bella camminata, non è troppo lunga, ci vogliono forse 20 minuti ad arrivare fino in cima, è un pochino ripida ma neanche troppo e è bellissimo perché sei immerso nella natura, quindi anche rinfrescante se è una bella giornata calda come lo era e hai tutti gli alberi, le piante intorno a te, i fiori, quindi bellissimo. Arrivati in cima si può salire sulla Tour Eiffel e quello era il nostro piano iniziale, però purtroppo c'era una coda lunghissima di persone, quindi per evitare di aspettare tutta la mattina lì abbiamo invece deciso di andare a fare il labirinto degli specchi. Divertentissimo, ci ha fatto ridere tantissimo. Sono molto sorpresa dal fatto che nessuna delle due abbia sbattuto la testa contro uno specchio, quindi è stato un successo. E poi siamo andati nella seconda stanza dove ci sono questi specchi molto divertenti che cambiano la forma, la prospettiva. Era pieno di bambini, ma secondo me noi eravamo quelle più sciocche che si sono divertite di più e hanno riso di più. Poi ci siamo godute il panorama dall'alto della città, bellissimo, e siamo lentamente scese giù, siamo tornate in città dove abbiamo fatto una breve sosta nel museo di Banksy anche per rinfrescarci perché faceva caldissimo. A me Banksy piace abbastanza, mi piacciono le sue opere, mi piace queste sue idee particolari. E infine siamo andate a mangiare di nuovo in un ristorante asiatico, ma questa volta un ristorante vietnamita, buonissimo anche questo. Il giorno dopo abbiamo fatto l'ennesima colazione al bar in questo
caffè bar carinissimo. Io ho preso un porridge, la mia amica ha preso i waffle e un caffè ovviamente, e siamo di nuovo uscite. Il piano era quello di andare a vedere il castello di Praga, ma c'era un evento politico, il presidente dell'Ucraina era venuto in visita, quindi abbiamo rimandato questa visita al giorno dopo. Abbiamo comunque fatto una passeggiata nella zona, in questa piccola via chiamata il Nuovo Mondo, quindi sempre qualcosa di interessante da vedere e non così turistico, quindi anche quello mi piace. Poi abbiamo fatto una piccola pausa in un parco, ci siamo sedute su una panchina con una vista sulla città meravigliosa, ci siamo riposate un pochino, abbiamo chiacchierato un pochino, siamo tornate in centro dove abbiamo trovato la maratona. C'era la maratona a Praga, c'erano tantissime persone che correvano. Quindi ci siamo fermate al lato della strada a guardare le persone che correvano e facevano fatica, ci siamo confermate che non lo avremmo mai fatto, chi lo sa, non si può mai sapere nella vita, certe idee vengono dal nulla. E poi siamo andate a berci una bella cioccolata calda. La sera la mia amica ha organizzato un'altra cosa molto molto carina, quindi siamo andate a prendere la metropolitana e siamo andate in un teatro dove abbiamo assistito a un bellissimo concerto di musica classica. Era un piccolo gruppo musicale e hanno fatto varie canzoni, come avete visto dalla locandina. È stato veramente bellissimo, è stato anche divertente in realtà, perché continuavano a guardarsi tra di loro, a sorridere, hanno fatto anche un pezzo musicale molto simpatico, quindi una serata veramente bellissima. Sono felice di esserci andata. E uscite dal concerto c'era ancora un po' di luce, siamo uscite giuste per il tramonto, quindi siamo andate lungo il fiume, siamo salite su un ponte per guardare un po' il tramonto, e è stato bellissimo, un altro momento romantico. La mattina dopo abbiamo preso il tram e siamo tornate al castello di Praga. Questa volta siamo riuscite a entrare, abbiamo visitato tutta la zona, quindi abbiamo visitato la basilica, abbiamo visitato la strada piccolina dove vivevano alcune persone, quindi abbiamo visto alcune delle case, degli oggetti che venivano usati allora, e abbiamo visitato la cattedrale, ovviamente, con queste vetrate coloratissime e impressionanti, veramente bellissime. Sono alcune delle vetrate più belle che io abbia mai visto in una chiesa o in una cattedrale, quindi veramente impressionante. Infine, immancabile il knedlik, che sono queste palle di patate ripiene di crema di vari gusti, buonissime, le consiglio assolutamente, dovete provarle se siete a Praga. E basta, poi siamo tornati a casa, io ho fatto le valigie ed era ora per me di tornare a casa in Italia, purtroppo. Sono stati 4 giorni meravigliosi, pieni di cibo, come avete potuto vedere, ma ci siamo divertite tantissimo e io spero che vi siate divertiti anche voi a guardare questo video. Grazie per aver seguito questo viaggio con me e alla prossima!